Abbiamo iniziato con due Monica, adesso che ci penso. Quindi, anche se non è corretto, l'altra Monica sarà Monica. Va bene? Eh, Va bene, iniziamo. Monica, ti accompagno, vediamo se riesci, anche se la tua non è una diretta oggi, vuoi provare comunque a approfittare della situazione. Conto da 10 a 1, lentamente, e mentre conto, Monica, il tuo corpo diventa sempre più pesante. 10, no, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Monica, come vedi, Monica. vedo su una piccola barca a remi, ma adesso è ferma. C'è, non so come dirti, una sensazione mista tra solitudine e malinconia. E sulla barca lei sta sfogliando un giornale, però non si sofferma sulle parole, ma sugli spazi tra le righe. Ti dà l'autorizzazione? Sì, lei vorrebbe proprio entrare in quel bianco lì, lo spazio fra le righe, e comprendere la verità, la realtà con la R maiuscola. Dice sì, sembra una bambina con un sorriso timido. Ti vedi così, Monica? Oh, in realtà, quando abbiamo iniziato a contare, mi sembrava di stare come una bambina piccola dietro un angolo. E qui, mentre Monica racconta che sono alla ricerca di quella verità, quasi mi scendono le lacrime, sì, quello che voglio. Guardati in quell'angolo, dove sei? In una stanza? Vedo il All'aperto. buio, no, 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 c'è il nero attorno a me. Quindi collego questo bianco spazio del giornale Mm, che mi affascina, cioè lo guarda, desidero, Monica, adesso uscire da quel buio. conto da 1 a 3 e al 3 si accende una luce nel posto in cui sei. 1, 2, 3. Volevo essere io a accendere con la mano, L'hai fatto? sì. C'è una lampadina o cosa?
La lampadina non è molto forte, ma già c'è un po' di luce. Sei in una stanza. Ancora devo capire, cosa c'è attorno. Mm. Guardati intorno. C'è una porta Mi è venuto soltanto il tavolo, sotto la lampadina. un pochino in avanti. Mm. Però direi andate avanti voi, che vi seguo. Monica, andiamo nella stanza di Monica. Io l'ho vista al buio in due posti, una in una stanza e una in un armadio. Andiamo Io credo nell'armadio. che lei abbia avuto delle vere punizioni al buio quando era molto piccola. Andiamo nell'armadio, Monica. Io mi ricordo l'armadio soltanto quando mi sono nascosta mentre giocavo con mio fratello, però non mi ricordo le punizioni. Monica, Ah, però mi ricordo sì, mio fratello che mi chiudeva, a volte dentro un piccolo stanzino buio. lo sgabuzzino Sì. e le scope. Mhm. E lì cosa facevi? Avevo la sensazione di soffocare. Ero spaventata, però durava poco. Per lui era uno scherzo. Chiamiamo nel cinema il fratello, Monica, l'ex, l'amante, non mi ricordo se i genitori sono vivi, Monica, Solo mamma. e la mamma. E ci sono tutti. Chi è il più interessato, Monica? L'ex. Monica, vibrazione di Monica. 24. Mm. Consapevolezza. 172. PS. 43, 44. Vite. 1819. Cervello. Vedo 10. Suscettibilità ipnotica. 63. 3D. 37. Vivacità animica. 98. Ottimi valori. Rimango sempre un po' perplesso sulla vivacità animica, che per me dovrebbe essere sempre 100. Ma Sono le piccole paure. mm, dov'è la paura di Monica? Di Monica, scusa. Me lo fa vedere a livello della testa, delle orecchie. Quando lei prima ha detto la sensazione del cervello che brucia, come se a volte la paura le bloccasse proprio la facoltà di controllare le proprie emozioni e quindi precipitasse proprio in un vortice ehm, di sensazioni che non hanno alcun fondamento. E deve capire che quello che prova è legato al gioco, al tentativo di manipolazione delle sue emozioni e non è reale. Nome del progetto di Monica.
alla ricerca. Monica è proprio una grande ricercatrice. Lei vuole a tutti i costi conoscere la verità e vuole anche mettere in pratica ciò che apprende, però è proprio anche alla ricerca di se stessa e di più gioia e più leggerezza. Nome dell'anima. Malachite. Ah, dello spirito. Fuoco. Fuoco. Mm, Malachite verde. mm. Un verde azzurrato mi viene. Mhm. Quando azzurrato è insieme alla crisocolla. Ehm, boh, sono attratto da questa malachite. Perché malachite? Può darsi che lei abbia proprio bisogno di una protezione che non ha mai avuto. Lei si propone in primis sempre come protettrice di altri. Poi lei dice di ricevere in cambio anche lei dell'aiuto. In verità, però, in questo aiuto non si sente mai protetta. Allora, la malachite è proprio questa protezione qua, direi. Vedo che lei, intorno a questo verde azzurrato, si sente tranquilla. Entità eteriche, vediamole. E questa proprio la vedevo chiaramente anche proprio mentre lei parlava. È una piovra. È una piovra che ha i tentacoli lunghi e delle ventose molto potenti, quasi dolorose nel momento in cui la afferra, che sembrano proprio degli aghi, esattamente come lei l'ha descritta nel sogno. La potenza violenta di queste ventose pare quella di aghi infilati nella sua pelle. E l'obiettivo di questa piovra ovviamente è di stritolarla, di soffocarla, di farla sentire spesso appunto in difficoltà, anche nella difficoltà di una cosa semplice e naturale come il respirare. E il respiro è nel senso di vivere, quindi di possedere tutti gli strumenti necessari alla vita. Le vuole proprio creare questo tipo di paura, di blocco e poi le vuole creare un grandissimo senso di responsabilità, la costrizione, un forte senso anche del dovere. E questo è del secondo universo. E poi c'è un insettoide, una pulce, e funziona proprio come il detto dice, la pulce nell'orecchio, e le insinua proprio dei dubbi, delle perplessità, dei complessi, delle frasi in cui lei si sente in imbarazzo in continuo. Queste due. E mentali? Curami. Urami. Lei, sì, lei in primis avrebbe bisogno di quelle cure che non ha mai ricevuto. E proprio questo bisogno che lei si nega genera in lei un gran senso di fragilità. Però allo stesso tempo lei è quella che si sente sempre da una vita, da tutta la vita, spinta a curare, a prendersi carico dei problemi degli altri, a mettersi a disposizione, ad aiutare, a sostenere, accompagnare, anche nei cammini evolutivi le altre persone. A volte in piccola scala, quindi lo fa con individui singoli, a volte proprio su larga scala e quindi lo fa nei confronti di una città o nei confronti di una nazione. Ma questo fa sì che lei trascuri in gran parte se stessa,
la conoscenza di sé e l'aiuto a se stessa. Livello? Dipende dai momenti, varia dal 3, a volte arriva anche a 6. Quando in alcuni momenti di solitudine risulta proprio essere una bambina che ha accumulato tutte quelle cure non ricevute. Da 3 a 6 è un divario, cioè un gap molto ampio. Sì, poi nei sogni lei si lascia proprio andare in questo bisogno che ha di accudimento e infatti sogna, no? Questi personaggi che la aiutano, che la liberano, che si occupano di lei, si prendono cura di lei. Solo questa? Secondo me sì. Impianti. Allora, ne vedo solo uno, però può avere una sua importanza. È una parabola, come quelle della televisione. Adesso forse non si usano più tanto. No, sì, sì, si usano. Eh, si usano ancora? Ah, ok. Una parabola che più o meno è vicina alla sua spalla sinistra. Ed è come se creasse questa specie di interferenza, di distorsione ehm, nei rapporti e quindi le crea solitudine, le crea difficoltà a rapportarsi persone che non conosce e le crea anche una certa confusione. A volte è come se si sentisse persa e non sapesse decifrare i messaggi che ha tutti intorno, proprio perché ha queste interferenze quasi elettromagnetiche, direi, di questa parabola. Solo questo? Sì. Va bene. Monica, causa esoterica della mia mail di errore, ho scritto a lei e pensando fosse un'altra persona, che l'ha spinta ad anticipare la sua attuale sessione, che ha causato questo. Allora adesso, visto che Monica può parlare, io non so perché mi viene tipo una luna. Allora, è come se ci fosse stato un ciclo. Infatti credo che sia un anno esatto, no? Dall'ultima Sì, sessione. Sì, Quindi proprio come un... Vabbè, è chiaro che il ciclo lunare non è di un anno, però per intenderci, no? La luna che rappresenta il ciclo. E tra l'altro, mm, sì, quindi, beh, la luna piena c'è appena stata. Sembra il 13, no? 12, 13, così. 12, sì. Eh. Ehm, è legata, cioè, come se fosse la luna giusta per lei, come se fosse il modo ora, adesso, con questa luna, lei mi dice, di affrontare e di curare tutto il suo femminile sacro, come lo chiamerebbe lei. Mm. E tu diciamo che, tra virgolette, Lucio, hai obbedito quella che è una sua richiesta. Monica, dopo la sessione di un anno fa, l'ex partner, ex, di allora, ex di adesso, ha iniziato a stare male. Oggi ne è uscito, è stato trovato privo di sensi con la meningite. Lei gli ha praticato in questi giorni iniziali, con la sua presenza, insomma, e dei massaggi. Che cosa è successo? Intanto mi viene come se fosse la parola fratello. Cioè lei adesso ha allentato un po' i rapporti con il proprio fratello gemello, no? Però è come se questo uomo rappresentasse un fratello. Ehm, quello che è successo è come se in maniera, è un po' complesso da spiegare, però come se questo uomo qua in realtà, fosse il suo fratello gemello vero, ok? Non quello di sangue. Mhm, È come se avesse anche lui fatto la sessione insieme a Monica, quella di un anno fa, mhm. ok? Su di lui ha avuto un effetto, diciamo così, dirompente.
e che serviva proprio a svelare il loro tipo di legame, anche molto improntato sulla cura, sull'accudimento. E lei è come se avesse salvato in un certo senso, perché ha molto contribuito al recupero di questo fratello. Perché in eterico io, il vero fratello, è lui, non è il fratello che ha Mm, di sangue. mm. E nel cinema è il più interessato. Sì. Dove vuoi andare, Monica? Nello spazio aperto, Andiamo. proprio in mezzo a quell'azzurro verde, perché è un colore che veramente mi attira tanto. È come se potessi nuotare dentro, proprio libera. È acqua. Rappresenta respiro. Non solo l'acqua, anche il cielo, tutto Sì. insieme. È casa, come se fosse casa. Chiama e mettiti di fronte al tuo amante, chiamiamolo così. Adesso non ho sensazione che vuole essere esattamente dove sono io. Non ho capito. Cioè non ho la sensazione che siamo alla pari in questo momento, Però lui dov'è? come se stesse a guardare soltanto. Cioè in quel cinema non è che... Beh, ma vai nel cinema, mettiti di fronte a lui. Anche se lui è un invitato, è in grado di interagire con te. È come se non volessi forse io, cioè che ho voglia di stare ancora in questo spazio azzurro. È Eh, come se dovessi caricarmi ancora di energia. Mm. Monica. Lex e Monica hanno vite precedenti che le uniscono? Li uniscono. Guarda, sì, intanto vabbè, io ho visto che lui la chiamava maestra, però sembrava appunto che lui fosse un alunno, quindi insomma un ragazzino, e lei appunto una donna. Però non so come spiegarti, non li ho sentiti in sintonia quando tu facevi le domande a lei, no? Per quanto riguarda le vite in comune, ce n'è una al fronte. Lei è proprio in questo caso un'infermiera al fronte. E, mm, ci sono tanti malati e tra questi c'è anche lui. È tipo come se si fidanzassero. Ma lei sa che non è un vero fidanzamento perché lui sta per morire, ha delle ferite molto gravi. Per Però sollevare è, suo animo. sì, E lo stesso faccio anche adesso. Come se volessi indirizzarlo verso la via giusta, non morire con la rabbia o... Ci stai riuscendo, Monica? In questa vita? Mm? Credo di sì. Monica?
Il punto che lei si deve chiedere è a quale prezzo, Eh, perché anche in quell'altra vita lei, in eterico, è rimasta fidanzata con lui, capisci? Lui poi è morto, ma poi lei non è più riuscita ad avere, giovanissima, io credo che, non so, non sembrava neanche aver 25 anni qua, non ha più avuto altre relazioni, perché aveva quel blocco lì. E in questa attuale vita lei a che prezzo sta aiutando lui? È vero è che in questa vita gli sto dicendo, quando arriverà il suo momento deve staccarsi da me, mi deve lasciare libera. quando, Monica? Quando morirà mi deve lasciare libera, poi non deve rimanere attaccato ancora. Monica, ma esiste la fiamma di Monica? Adesso no. L'anima Adesso, gemella? se tu mi dici la fiamma, a me viene Monica stessa. Sì, Come se lei ha... mm, confermo, anch'io comincio a capire nella mia realtà che non trovando quello sacro, quell'amore che unisce completamente negli altri, lo devo dare a me stessa, quindi devo fare unione dentro di me con me stessa. Partiamo da lì, Monica. Quella è la strada. Torniamo alla bambina. Dove ti vedi, Monica? Veramente non vedo solo quella, cioè non mi vedo più in quel buio, ma mi vedo nella luce, cioè mi sento luce. Sono tutt'altra cosa di quello che sono diventata. Cosa stai facendo in questa scena? In questa, cioè, non vedo completamente quello che faccio, ma percepisco che ho voglia di girare. Girare, gioire, che è un gioco, come fare scintille, proprio divertirmi, giocare, cioè. Monica, che sorridi? Sorrido perché quando ha detto scintilla avevo proprio visto Monica piccola, sempre su quella barca iniziale, che bagnava la sua manina in quest'acqua che colpita dal sole sembrava proprio essere scintillante. Adesso mi fai E ricordare che mi dicevano che battevo da piccola le mani dentro le pozzanghere con gioia, però venivo sgridata poi da mamma. Perché ti sporcavi? Mhm. Vai, battile. Mi piace che schizza tutto, mi dà gioia. La pozzanghera Cioè, riflette il cielo? mm, più che pozzanghera, l'acqua che spruzza, le palline, là c'è riflesso, dà la sensazione che vive tutto, non è fermo, stagnante, perché pozzanghera è un po' stagnante per me. Mm. Questo è vita. Vai, vai, battile, battile. Quando vedi una goccia bella alta che sta andando verso il cielo, blocca il tempo. La vedi quella goccia? Sì, però è di nuovo verso il cielo e quindi siamo di nuovo sull'azzurro. Vai, Cioè, quella voglia entra. di tuffarmi dentro poi. Bravissima, Monica. Entra in quella goccia ed Eh, inizia il tuo viaggio metafisico. Nella vita di quella goccia, nella luce di quella goccia, in quella connessione tra la terra, l'acqua e il cielo. beh, diciamo che tuffandomi dentro è come se, come dirlo, come se quell'acqua, insomma, quell'elemento diventasse mio abito, cioè la mia vera pelle, cioè la mia essenza.
Questa è la porta per una nuova Monica. Mhm. La goccia. Io sento un po' dolore al petto in questo momento. Perché Monica sente dolore al petto? È perché penso che c'è ancora il dolore nel cuore per tutte le cose che ho vissuto, Mhm. tutti stati emotivi, e quest'acqua dovesse ancora pulirle tutto. Cioè, devo ancora scioglierlo. Monica, cosa vedi? Non so, adesso lei è come se fosse nella camera oscura che sta sviluppando delle foto. Mhm. Queste foto rappresentano vari momenti della sua vita. Vedo che le appende con delle mollette. Nella prima foto c'è anche il padre. Non ho nessuna foto con mio padre. Mm. Esatto. Solo che lei ha una faccia terrorizzata. Sì. L'idea dell'imprevedibilità che si scatena in maniera furiosa, cieca. Sì, mi spaventava quando veniva ubriaco sotto le finestre oppure a bussare alla porta, quando non vivevamo più insieme. Però da bambina ho pochissimi ricordi, non so dove è finito. L'abbiamo già chiamato come disincarnato? No, No? Lo vuoi che lo chiamiamo? sì, Chiamalo, Monica. al momento cioè, lo chiamo ma non lo percepisco. E invece tu cosa vedi, Monica? Vedo che lui dice che è come se non riesca a percepire, decifrare bene questo messaggio che potrebbe essere che quel senso di imbarazzo e di vergogna che lei prova, di difficoltà relazionale, gliel'ha lasciato lui. Come te lo dice? E in maniera telepatica, come posso dirti, no? Perché mi sta facendo sentire una sensazione di cuore stretto, di mortificazione, ehm, di inadeguatezza. E, e come se dicesse è tutto quello che le ho lasciato. Dov'è adesso lui? Come se fosse in un secondo strato. Il primo strato in cui lui è andato nell'oltre, vedo che l'ha passato piangendo, piangendo come un bambino e lo consolavano. Chi? Altre anime, più, diciamo così, distaccate da queste forti emozioni umane. Chi sono? Una Ah, mi dice che è una madre, ma non è sua madre, una madre. hanno avuto delle vite fisiche, sì. Certo, sì, sì, Eh, sì, sì, dei disincarnati anche loro, sì. mhm. E un E, altro è come un fratello, ma non è il fratello, perché lì non sono importanti i ruoli della vita, no? Effettivi. ma a E poi adesso invece, predisposizione, sì, esatto. che dice?
Adesso è in questa seconda, diciamo così, no? Strato, ehm, in cui io lo sento più calmo, cioè non è più singhiozzante, impaurito, perché è stato per lungo tempo anche lui al buio. Sì. Lui dice, Io da bambina percepivo sempre il suo dolore negli occhi, però non potevo avvicinarmi. L'ha superato questo dolore. ora sì, Come lui adesso visual... è calmo. Lui adesso ha ehm, un, in mano lo zucchero filato azzurro. Come visualizzi questa eredità del padre alla figlia? Monica, Monica. Sembra una pietra nera, incandescente, e vischiosa, come se ci fosse del magma, ed è anche un po' come un- uno stigma, cioè che ti lancio la pietra addosso e ti rimane il segno di questa pietra, e gli altri lo vedono, questo segno. Dove? Tu sei marchiata. Questa pietra può essere lanciata in più parti del corpo, Dov'è il marchio di Monica? anche in fronte, all'altezza del terzo occhio. La paura di essere umiliata pubblicamente è questo. Sì, è esattamente quello che provava il padre. La paura di essere scoperta è questo. E lui dice, questo è tutto quello che gli ho lasciato. La voglia di nascondersi è questa. Poi io ero una creatura del sottosuolo che strisciava su. Quando dovevo venire alla luce, io tremavo e per non tremare mi arrabbiavo e distruggevo. Prima dell'esistenza dell'incarnazione come padre di Monica, questo uomo che vita ha avuto e che post vita ha avuto, che elaborazione di questa ex vecchia vita ha avuto. Allora, non è facile questa domanda perché per me le vite sono tutte contemporanee. Adesso lui si sta concentrando su questa vita, mm? Ma ne ha avute altre in cui invece era una persona splendida. Però in questo momento serve che lui si concentri anche su questa vita. Ehm, Quello che però eh, voglio capire è, siccome qui si considerava una larva, un verme che quando esce alla luce del sole reagisce come ha reagito, volevo capire se esisteva un periodo di elaborazione o forse anche una provenienza da un basso astrale nella vita precedente, nel post vita precedente. Questo era il mio sospetto. non so, io ho visto di questa vita la prima fase in questo strato qua, dove lui piangeva, e poi questo strato qui, invece attuale, no? Dove lui vede con chiarezza. Adesso vedo che ha gli occhi senza lacrime, sembrano anche quasi più grandi, spalancati.
Ehm, Io sto non- pensando ai suoi occhi in questo momento, ancora prima che l'hai detto, perché mi è venuto ricordo che per poterlo incontrare io dovevo entrare sempre nella birreria dove mi sentiva una cosa umiliante con gli occhi puntati di questi uomini ubriachi e lui aveva questi occhi azzurri, proprio, e io cercavo dentro quegli occhi una risposta. Quindi forse anche questo c'è un legamento all'azzurro perché ho sempre pensato che ha tanto da darmi, ma non lo fa. Tu sei lì con lui, Monica, adesso. Adesso mi sento di stare di nuovo in quella birreria che lo guardo. Bene. E che fai? Con tutto quello che sei adesso, non più bambina sperduta. Ho voglia di dirgli che lo amo, che ho capito la sua vita, che non è riuscito a fare oltre. Cioè io non porto più nessun rancore, niente. È stato il suo percorso e vorrei soltanto che capisca cosa era per lui vivere privato di noi, dell'amore di tutto, per, per fare di meglio nella successiva, cioè per guarirsi. E questa pietra nera, tu l'hai in mano, lui ce l'ha in mano. E vorrei come scioglierla in polvere e soffiarla via. Vorresti o lo fai? E vorrei che lo fa anche lui insieme a me. Mhm. E lui cosa, Cioè, cosa dice, cosa fa? basta confini, cioè voglio unirmi, non voglio più separazione. Bene, unitele queste due pietre. Più che unirle, prendiamole entrambi così, schiacciamole, soffiamo e uniamo le mani. Mhm. Riconosciamoci per quello che siamo, realmente non per quello che abbiamo giocato di essere. Cadono le tue fattezze, cadono le sue fattezze. Cosa resta? Dobbiamo ancora acquisire fiducia nell'abbracciarsi per sciogliere proprio ultimo dolore. Tutto deve sciogliersi, Mhm. non deve rimanerci più una traccia di niente di ciò. Questo è il momento. E ho voglia di dirgli, puoi venire a trovarmi perché circa, penso, cinque giorni fa era la prima volta nella mia vita che l'ho sognato e quindi vorrei dirgli può ancora tornare, ma senza fumo di sigarette, perché c'era fumo di sigarette. Hai sentito quell'odore? Sì, Monica, Monica, sei commossa? sì, anche Perché? perché ho visto che lui ha cambiato la foto. Cioè, Quella foto ha cambiato aspetto e quindi Monica non ha più quell'aria terrorizzata. È proprio un altro scatto in cui
Lui sta dando un bacio sulla guancia a lei e le sta facendo il solletico. Il padre dice: l'ho cambiato davvero questo. Adesso lo senti e la prossima volta nel sogno ti porto un mazzo di fiori. Grazie, grazie papà. Io voglio per te un uomo che ti porti dei fiori. E infatti, voglio un uomo che mi porta fiori, che mi vede. Salutiamo il papà. Se vuole, se può, Monica Monica, quello è il portale aureo. Oh, ma certo che sì. Dopo questa riconciliazione e tanto attesa, io sono davvero in pace. Sento più leggerezza anch'io. E lo salutiamo. Dice di Spero far possa, pace con il fratello. infatti stavo pensando, spero che possa farlo anche con mio fratello questo. Devi fare tu Que- il primo passo, chi deve fare il primo passo? Monica. Ah, di Monica con il fratello, non del fratello con il padre. Allora, attraverso Monica, che anche lei ha un po', diciamo così, di tensione adesso, di freddezza con il proprio fratello di sangue, eh, in questa maniera indiretta, questa riappacificazione avverrà anche tra padre e figlio. Di provarci, Monica non ha nulla da temere. Perché è come se adesso Monica riuscisse anche a relativizzare le delusioni. Ha un'altra forza lei adesso. Monica è così? Ci proverai? Sì, ma io ci sto già provando da un po', perché sento che mio fratello deve trovare anche la pace. Ha vissuto anche lui un periodo molto, molto pesante, che è sicuramente reduce da questa infanzia molto difficile e mancanza del padre, che poi la sua frustrazione si riversava sicuramente su di me. Energeticamente per te, è risolta. Quando tu adesso ti avvicini a tuo fratello, ti avvicini a lui con un campo energetico diverso. Mhm. Monica Monica, rumore di notte, elicottero, causa esoterica. Aspetta, rumore di notte, elicottero e poi era legato al sogno? No, No, Eh, contemporaneamente abbiamo detto due cose, ma sono due ok. cose slegate. Però aspetta, quindi rumore di notte, elicottero, una volta mi sveglio di notte e in quel ok? silenzio è come se nelle orecchie penetrasse un suono. Eh, Ho eh, la sensazione che mi agisce sul cervello. esatto, è la parabola di cui ti parlavo prima, Mhm, questo impianto che funziona proprio come un campo elettromagnetico. E il campo elettromagnetico ha anche una vibrazione proprio sonora che mhm, nel momento del sonno si è resa molto più forte, molto più udibile.
è molto più elevata. Tu quindi sei riuscita fondamentalmente a percepire il tuo stesso impianto. Mhm. Però ho la sensazione che mi agisce sul cervello, non lo so se è buono, E certo, perché perché è anche un impianto mentale. Questa parabola rappresenta proprio un impianto mentale per te. sì, mi sento bloccata da questo suono, Certo, cioè ostacolata. esatto, esatto. E anche quella notte, non lo so se 15 marzo era marzo, sopra di me sentivo rumore come un elicottero e mi sentivo anche il corpo vibrare da questo avvicinamento. Cioè la mia testa ha collegato che è un elicottero, non so se era quello. L'anima ti dà la possibilità, in maniera molto forte, di vedere proprio i tuoi impianti bloccanti. Mhm, Considera proprio che a volte all'altezza di questi tipi di parabole senti proprio come l'aria friggere. Mm? mhm, E in questo caso l'aria frigge ancora di più e tu l'hai percepita proprio come le pale di un elicottero. mhm. Monica, l'indiana che le estrae degli aghi dalla schiena. Lei l'ha interpretata benissimo. È quella parte di sé assolutamente coraggiosa e forte che in quel momento si è presa cura di Monica fragile, bisognosa, bambina, e ha estratto questi aghi intesi proprio come le ventose dei tentacoli della piovra. Ero E io quella infatti indiana? eri tu, la parte più sana, più collegata alla sorgente. Ci Mhm. sono tre Monica, l'indiana, la paziente e la Monica che tiene la mano alla paziente per darle incoraggiamento. Chi sono queste Esatto. tre? Monica. Come se fossero anima, corpo, spirito, mi viene. In quel momento lei è la parte più fragile, cioè il corpo. Il corpo è da intendersi anche come mente, eh? La nostra parte più fragile purtroppo è il corpo-mente. E lei in quel momento, lì sdraiata a ricevere le cure, era il corpo. L'anima io l'ho vista nella Indiana. bambina, una bambina, pensa. E lo spirito, l'indiana. A chi le tiene la mano è una bambina? Mm, E lei è bambina? Questa non me la ricordo, Monica. No, ho incontrato prima la bambina alla quale Ah, ho chiesto, aveva uno zainetto, ho chiesto di dov'è, lei diceva di Perù. Poi è arrivata la sua mamma, che è arrivata da destra e mi ha fatto sdraiare per terra. Ha fatto la prima pulizia, poi mi ha fatto alzare dicendo che devo sdraiarmi ancora in pancia in giù e l'ha iniziato a togliere queste spille dalla spina dorsale e io in quel momento, perché percepivo un forte dolore, come se fossi uscita da quel corpo, mettendomi al lato, sempre al lato destro, mi sono presa con la mano mia sinistra destra, ho preso questa me per terra e mi davo forza, dai, resisti ancora queste ultime due. E poi quando mi sono alzata nel sogno c'era un uomo che mi guardava, che ero completamente nuda, mi osservava e diceva: Adesso sei pulita, adesso hai forte energia. E poi mi sono svegliata, però dovevo rimanere nel letto ancora perché tutto il corpo ancora percepiva il lavoro che è stato fatto. E in eterico quello che io vedo è che quando la bambina gli ha indicato, la bambina peruviana gli ha indicato la madre, in realtà tutto quanto avviene attraverso la bambina. Poi lei vede agire l'indiana, ok? Che, che estrae e ripulisce il suo corpo, però tutto sotto l'occhio osservatore della bambina.
perché è così che fa l'anima. L'anima è l'osservatrice e poi lo spirito è quello che si occupa dell'azione. Però la direzione avveniva dalla bambina, infatti è la bambina che le ha dato la direzione, dove andare, e dirige anche tutta la scena. Hai Vabbè, sentito? sì. L'ho sentito io in cuffia, Cosa? No, è forse ero vero? io. Ah, Ho detto è vero? Hai sentito è no, vero? è vero, ma era un soffio. Infatti a me è come se arrivasse l'aria, niente parola, ma un movimento nella cuffia. Che cos'era Monica Monica? E ho sentito sì, come dice lei, una voce soffiata che diceva è vero. E chi era? La bambina. Sì. Solo a mo' di battuta, Monica Monica, agosto 68, invasione Russia in Cecoslovacchia. Nell'epoca Cecoslovacchia, Repubblica Ceca oggi. Odio, causa esoterica. Se c'è una causa esoterica, un'invasione o una guerra. Sì, mi fa vedere come una specie di eh, battaglia nel cielo, in realtà, eh, che poi ha come un riflesso sulla terra. E si conduce una battaglia di separazione, di invasione e di odio, per rafforzare la terza dimensione. Chi poteva essere amico è diventato nemico, nei tempi dei tempi dei tempi, non solo in quel momento, ma anche nel futuro. E lo usano Questo molto anche oggi, anno per anno. ed è un sigillo per la terza dimensione. Voglio romperlo. Rompilo, Monica. Sì, a mille pezzi proprio. Basta, basta odio. Non siamo fatti per l'odio. Come lo fai? Proprio ho spezzato, ma anche quando ero queste 2 settimane a Praga, mentre camminavo, avevo bisogno di, non so adesso come si dice, con piede, fare sempre con tallone, come dire, basta, uscite, polverizzatevi, via, e ripetutamente, basta così, basta alimentare odio. Lo hai fatto? La sensazione è che bisogna ancora farlo, c'è troppo. Metti tu una Vic su questo fatto. Deve essere bella grossa, eh. Mhm. C'è anche un posto a Praga dove sento che lo voglio piazzare e da lì voglio che si sparge, funziona in eterno, Vic Eterna. vita eterna. E veloce voglio anche, che gira veloce, veloce. Basta con lentezza, cioè diamoci tutti da fare. E non soltanto qui, Repubblica Ceca, tutto il pianeta, cioè basta l'odio, basta divisione. Così come ho fatto con papà, cioè uniamoci tutti, spezziamo quest'odio. Ci vuole perdono per capire, cioè è arrivato il momento.
E in mezzo a tutto questo una forte luce che fa queste scintille poi e bagna la testa della gente, cioè acqua viva. Va bene. Avviamoci verso la fine di questa bella sessione. Monica, Monica, velocemente cluster, avatar, via tutto. E Monica, quando hai fatto Monica, Monica, dimmelo. Sì, è stato molto rapido, si trattava solamente di una lapide in un cimitero. Ad eternum su tutto. Sì, è una ad eternum galassia luminosissima. Monica, Monica, nuova vibrazione. 396, Consapevolezza. 189, PS. 54, Vite. 1641, Cervello. 11,3, Suscettibilità ipnotica. 85, 3D. 21, Vivacità animica. 100. Un saluto a tutti i gatti che non ci sono più di Monica. E come tutti gli animali saranno già andati dove dovevano andare. Certo. Monica, Monica, come vedi Monica? Intera, che si è ritrovata, vedo che è come se si stesse abbracciando se stessa, con felicità, anche con un senso di stupore, di compagnia, come se si sentisse bene in compagnia di se stessa, completa. Come ti vedi Monica? Unita. Metti una Vic, Monica, nel tuo corpo fisico, Mm, fatto. nel tuo corpo mentale, Mhm, fatto. e emozionale. Eh, là mi piacerebbe mettere due. Prego. Fatto. Eterico Fatto. e subliminale. Fatto. Monica, Monica, nuova vibrazione. 555. E oggi Sì. 15, il 15 maggio. 5, 5, 15, 5. 2025, 5, 1, 5 di maggio e 1 più 2 più 2, 5, 5, 5. Pazzesco. Va bene.